Ciao a tutti, siamo a Studio Walk, io sono Carlo Alberto Tagliabue. Io sono Marcello Contavalli. E io sono Nicola Brenna. Grazie agli organizzatori del Triguglio Design District e un saluto a tutta la community. Il nostro studio si è formato nel 2012, anche se abbiamo iniziato a collaborare dal 2009. Tutti e tre ci siamo conosciuti durante il nostro percorso di studi al Politecnico di Milano e nel 2005-2006, abbastanza in modo casuale, diciamo, abbiamo tutti e tre frequentato l'Erasmus in Portogallo, 2 di noi a Lisbona e io a Coimbra. Una volta laureati, mentre stavamo preparando l'esame di Stato nel 2008, abbiamo deciso di iscriverci a un primo concorso insieme, concorso che è stato molto fortunato perché lo abbiamo vinto e da lì abbiamo avuto la spinta per continuare con i nostri progetti. E poi nel 2012 abbiamo deciso di fare il grande salto e aprire, diciamo, la sede fisica ufficiale, e da lì, insomma, è un po' partita tutta la nostra avventura. Probabilmente Casa di Campagna al Chievo, un progetto che abbiamo concluso qualche anno fa perché è il primo che ci ha permesso di lavorare alla scala dell'edificio e in più attraverso questo progetto abbiamo cominciato un tema di ricerca progettuale a noi molto caro, che è quello di come una nuova architettura si inserisce in un contesto storico, per cui a come si può riutilizzare un edificio esistente all'interno del paesaggio. Inoltre è un progetto che per molti aspetti è stato molto fortunato e ci ha fatto conoscere molto non solo attraverso la stampa, ma anche ci ha fatto, diciamo, avere altri lavori simili, grazie ai quali stiamo continuando questo tema progettuale. La richiesta della committenza era la creazione e la ristrutturazione di una stalla, di una parte di una corte più grande, per la creazione di una nuova casa di campagna per la loro famiglia. Per cui il nostro, diciamo, primo obiettivo era quello di creare un edificio, un intervento contemporaneo, però all'interno di un contesto storico, senza minare o rovinare l'idea e la qualità d'insieme di tutto, diciamo, del nuovo edificio assieme alla porzione della corte più grande. Abbiamo realizzato non solo la casa ma anche tutto il giardino circostante, e parte del progetto fondamentale per noi è stato come l'architettura della casa dialogasse non solo con il giardino ma anche con il contesto circostante. Il nostro approccio progettuale ci piace definirlo artigianale, perché per ogni progetto cerchiamo di studiare il luogo di riferimento dove il progetto si inserisce, la sua luce, la sua atmosfera, i suoi materiali, la sua storia. Crediamo che in generale la qualità dell'abitare sia principalmente connotata da architetture che hanno una qualità spaziale molto forte, che siano in grado di in un secondo momento accogliere gli abitanti, che siano case, scuole, uffici, e che siano in grado di essere flessibili e mutevoli proprio per sapersi adattare al tempo, ai diversi usi. In generale ci piace adoperare e selezionare materiali naturali e non artificiali, perché crediamo che siano in grado di invecchiare insieme all'architettura e di conseguenza attraverso il tempo, la patina che dà il tempo appunto, riescano a essere coerenti con l'architettura stessa. Essere considerati uno dei migliori studi italiani mi sembra un po' eccessivo, però insomma noi ce la mettiamo tutta. Il nostro obiettivo è quello di cercare di affinare il più possibile la nostra ricerca progettuale e cercare di alzare un po' l'asticella della qualità. Stiamo anche investendo molto nel lavoro di comunicazione per cercare di farci conoscere in maniera profonda e trasparente, per cercare di intercettare una committenza che possa il più possibile capire ed apprezzare il nostro lavoro, anche perché siamo fermamente convinti che una buona architettura si fa con una buona committenza. Siamo molto interessati ed aperti al mercato internazionale e ci è già capitato fino adesso di fare alcuni progetti all'estero. Proprio come dicevo prima, per noi ogni architettura è legata molto al luogo in cui si inserisce e grazie a questo ogni progetto è unico e per noi è veramente
ogni volta stimolante riuscire a lavorare in contesti diversi, perché ci fa comunque conoscere nuove tecniche costruttive, nuovi luoghi e anche nuove committenze. In questo momento, per esempio, abbiamo appena terminato un progetto di restyling di una casa a Las Vegas, un progetto abbastanza inusuale, ma è stato per noi molto bello, divertente e anche interessante, perché ci ha permesso di conoscere una realtà che non conoscevamo, di conoscere una committenza molto stimolante da certi punti di vista, e attraverso appunto anche un sopralluogo in un luogo non scontato come Las Vegas ci ha permesso in realtà di capire altri aspetti e caratteristiche di un luogo in realtà molto famoso. In questo momento stiamo lavorando a tanti progetti interessanti, anche perché si differenziano spesso per tipologia e contesto geografico. Oltre a seguire alcuni interni residenziali, stiamo progettando il restyling di un piano della rinascente di Roma di Albini Egg. Inoltre stiamo seguendo alcuni progetti per uffici di alcune aziende. Stiamo proseguendo la nostra ricerca iniziata con il fortunato progetto della casa al Chievo, quindi del rapporto tra contemporaneo e rurale, con dei progetti un po' in tutta Italia, dalle Marche alla Lessigna a Brescia. Stiamo progettando inoltre alcune case unifamiliari di nuova costruzione e un progetto un pochino atipico che è quello di una piccola casa funeraria fuori Milano. Ovviamente per formazione siamo legati al mondo del progetto, un po' come diceva Rogers, dal cucchiaio alla città, per cui siamo legati all'estetica delle cose, degli oggetti, non solo delle architetture. Ovviamente per approccio professionale, anche per cosa abbiamo studiato, siamo più interessati allo spazio, alla luce, all'architettura più che all'oggetto di per sé. Ci capita qualche volta di disegnare arredi su misura per le nostre case, ma ancora non ci siamo, diciamo, avvicinati al mondo del design e soprattutto del design industriale, al quale forse ci sentiamo forse più vicini, nel senso che crediamo che il design, quello bello, quello vero, quello sano, sia il design che porta la bellezza nella quotidianità, negli oggetti semplici di uso quotidiano, come in parte il design italiano è cresciuto ed è diventato famoso in passato. Ai giovani studenti direi di non perdere mai l'entusiasmo e soprattutto di non perdere mai di vista quale deve essere l'obiettivo, cioè la ricerca della qualità. La ricerca della qualità è molto importante e pensiamo che alla fine la qualità nel lavoro, in un lavoro come il nostro, paghi sempre. Inoltre, come consiglio, direi di investire fin da subito nella comunicazione del proprio progetto, perché riuscire a comunicare bene e in maniera chiara il proprio percorso, i propri obiettivi è sicuramente un modo interessante per intercettare la committenza e farsi conoscere nella maniera giusta.